Benvenuti in questa nuova camper ricetta. Si può usare così, sembra uno snorkel, Sì. Oppure si può usare come si usava di solito, nel senso, si può usare come una ciambella. Quindi oggi parliamo di ciambellone, ma con tante cose che adesso vedrete. Sigla e vi spiegherò tutto. Da dove partiamo? Questo l'avete già visto, non serve, o meglio servirà dopo. Però una cosa che serve, che bisogna fare subito, vediamo, è il... Oh, leggi Mari? Ciambellone, miele, uvette e noci. Ecco gli ingredienti, ragazzi, pochi secondi per farveli leggere, per farvi fare un bello screenshot. Basta. E se siete arrivati in fondo bene, se no va bene così. Tanto comunque ve li spiego io come al solito e dopo li trovate qui sotto in descrizione. Iniziamo con gli strumenti. Pera patate, lecca pentole e coltello. Poi 4 mele, anche se io ho scritto 3 ma sono piccoline, recuperate, vedete come sono belle grinzite? Sono buone, però vanno benissimo per fare queste ricette, così magari non le mangi che ti danno un po' fastidio, però su una ricetta ci stanno bene. Quindi. Poi abbiamo detto noci, ma non ce le abbiamo, ma abbiamo delle nocciole che ci avevano regalato dei ragazzi in Albania e quindi useremo queste qua, quindi Marina sbuccerà le nocciole. Poi uvetta avanzata, io ne avrei messa un po' di più, ma quello che c'è è questo, quindi la ricetta degli avanzi, cannella, zucchero. Come procediamo? Sbucciamo le mele e Marina sbuccia il resto. Il pela patate funziona bene quando la mela è dura, quando la mela è così fatica. Buona, però un profumo sta mela. La vedo critica, abbiamo uno schiaccianoci che... È bellissimo quello schiaccianoci. Sì, ma... È bellissimo. Mettine 2 o 3 magari. Lei sostiene che sono mandorle, io sostengo che sono nocciole. Non si sa. È un frutto secco sicuramente. Comunque ragazzi, non vi stiamo a fare vedere tutto l'aspelamento, ma vi facciamo vedere a cose spelate. Allora, io la mia parte l'ho finita, ma qua vedo che qualcuno sta battendo la fiacca, No, è difficilissimo perché sono molto dure. Alla fine sono delle nocciole con forma di mandorla. Guarda come sono fatte, sono tipo piatte. Vedere? Ma no! Tutto quello che mi sta costando pelarle. Devo controllare la qualità. Assistente, assista, mi serve la bottiglia magica. Ah. Utilizziamo sempre la nostra bella bottiglia di Chardonnay del 2022, mi raccomando questa perché gli dà un aroma un po' particolare, per fare che cosa? Per spezzettare le nostre nocciole. Nocciole spezzettate, ovviamente se erano le noci era la stessa cosa, più o meno la grossezza è questa qua. Andiamo a spremere il limone, mezzo limone spremuto, così gli levate anche i nocciolini, che quelli non sono buoni. Facciamo vedere anche come cuciniamo a gas, non a induzione. Sì, siamo a corto, quindi stiamo caricando, però è anche un modo per farvi vedere l'emergenza com'è. Questo è il nostro super mega fornelletto. Mettiamo un goccino d'acqua, 2 cucchiai, dovrebbe essere di canna, però se non ce l'avete va bene ugualmente. Date una spadellata, che così lo zucchero con l'acqua inizia a caramellare e ci aggiungete il mezzo succo di limone. Dopo che avete aggiunto il mezzo succo di limone, cannella a volontà. Potete iniziare, perché la cannella è fortina, potete iniziare a metterne un po', poi assaggiate, se vi piace bene, se no aggiungete. Vedete questa qua è acqua e zucchero che inizia a caramellare. I tempi di cottura qua sono un pochino a piacere, nel senso che bisogna vedere quanto vi piace caramellata la mela e quanto vi piace liquida. Magari la sensazione un pelino più croccante. Pensate solo una cosa, che comunque continuerà poi a cuocere nella torta. A differenza delle nocciole che più si lasciano croccanti, più sono buone, anche se non saranno mai croccanti. L'uvetta la possiamo aggiungere dopo 5 minuti. Un po' poca, questa uvetta, però vabbè. Perché l'uvetta comunque essendo passa, in questo caso va a assorbire un pochino del liquido che c'è lì e quindi si inizia a idratare. Ok, sono quasi arrivato alla cottura che voglio io. Vedete, quando iniziano a fare queste bolle, vuol dire che questo qua è lo zucchero che sta caramellando. Quindi per me 1 minuto e le spengo. Noci, o meglio, nocciole per noi. Senza girare niente, le lasciate lì. Andiamo avanti con la base della ricetta, quella che è
cremina che poi cuoce e viene sulla torta. Useremo sempre solo uno di questi. Utensili vari, grattugine, spatoline, cucchiaine, eccetera eccetera. Gli ingredienti sono farina tipo 00, lievito, aroma di vaniglia, mezza, ma io ne metterei un po' di più di buccia di limone, 3 uova, latte, sale un pizzico, zucchero e olio di semi. Come si chiama lo zucchero in greco? Santana, quella roba lì, c'è scritto qua, guardate. No, Zacchari. Zacchari e milk oppure Gala. che vita difficile qui in Grecia. Procediamo. Cominciamo con 3 uova, grazie. Per favore aprile in una maniera umana, non come l'ultima ricetta. Se non l'avete vista andate a vederla. Una. Intere ma senza guscio, È per quello che le apro in maniera come voglio io. 2. Perché così non puoi aprirle. E 3. Vabbè, poi se c'è un pezzo di guscio ve l'ho mangiato. 150 grammi di zucchero con precisione. Apriamo il nuovo Zacchari. Ma perché? Ma dov'è la R? Ah sì, la P, la R. E la I dov'è che è un H? Ok, abbiamo detto 150? Ma io lo vado a recuperare. Che la pasticceria matematica lo sappiamo e ce l'ha insegnato Iginio, grazie Iginio per far parte dei nostri followers. Qualcuno glielo dirà e dirà: ma che cazzo sti tu? latte 90 ml. Questa bisogna fare attenzione che toglierlo non è facile. Abbiamo latte intero noi. 90 grammi, millilitri. Saranno uguali i millilitri di Sì. grammi. 91. 75 millilitri di olio di semi. Cara, anche questa è una ricetta low grass. Certo, low grass, si vede. Non c'è nessun grasso in questa ricetta. Buonissimo, un po' di olio. Su, fatemi felici goccioline. 75 quando la precisione sono svizzero. Aroma di vaniglia, più o meno un cucchiaino, un po' che bello. Sentite? E che buono. Pizzico di sale per me sono sempre 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E poi devo grattare mezzo limone. Qui ho paura che il liquido sliquidi. Sì, così è sempre il contrario, solita storia, non ve la dico più. Andate a vedere le campe ricette, quelle precedenti, che vi spiego il perché. Ecco qua. Aggiungiamo il lievito a caso, una bustina di quelle che avete, perché tanto Marina si è dimenticata di prendere il lievito per dolce, usiamo quello della pizza. In teoria dovrebbe andare bene. Non so se avete notato che non mi ha mai fatto mescolare. Il mio compito, quello di far girare le fruste, No, perché non le accende. quindi mescoliamo tutto in una volta sola. Esatto. Adesso. Senti Marina? Chiaro? Chiaro? Bene, siamo arrivati alla fine, possiamo aggiungere la pasta di vella, la farina di vella, 190 grammi. Così dovrebbe venire quella bella pastellina pastellosa. Comunque, perché abbiamo messo tutto assieme, subito mischiato senza magari dividere, quindi iniziare a mettere una parte liquida, una parte polverosa? Che alla fine questa qua è una ricetta molto liquida, quindi comunque gli ingredienti si mischiano, cioè la pastella che viene è una pastella abbastanza liquida, quindi non c'è bisogno di star lì a fare più passaggi. Vai piano, che non hai la mia delicatezza. Sì. Vedi? Che disastro. No, Stai mangiando? è vero. È il momento matrimonio. Sì ragazzi, adesso si unisce quello che ormai la cosa raffreddata che si chiamano meli, si uniscono, questo bel plò. Non è così che si fa la ricetta, ma sapete già. Mescolare poco, 2-3 girate, non sta lì perché sennò il caramello che è sopra la mela se ne va. Utilizzeremo la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per i muffin per la cottura, nel senso che è sempre cotta in padella, ma per i muffin abbiamo fatto una cottura, diciamo così, a bagnomaria, perché così va a distribuire il calore. Potremmo farlo come invece abbiamo fatto per l'altra torta in padella, però abbiamo visto che brucia, quindi trovando questo stampo che va esattamente all'interno della pentola, guarda che roba, quasi precisa. Noi cosa facciamo adesso? Qui sotto metteremo più o meno un dito e mezzo di acqua,
ok? E quindi distribuisce il calore, fa vapore, vapora qua, evapora qua al lato e quindi dovrebbe crescere. Ora, questa ricetta è molto simile a quella dei muffin. Questo verrà ovviamente coperto. Quindi, dito d'acqua. Allora, acqua vi suggerisco non mettetene troppo perché poi quando inizia a bollire ne butta fuori. Una tazza, più o meno 2 tazze, arrivate a 1 centimetro, 1,5 centimetri. Noi mettiamo già lo stampo, perché sembra veramente fatto apposta, ragazzi. E iniziamo a riempire, cercando di non sporcare i bordi. A quale quantità le abbiamo scelte noi in base alla nostra esperienza? Con il risultato? Se avete gli stampi in silicone non serve imburrarli, infarinarli. Nel caso contrario, quelli in alluminio, in ferro, quelli che siano, vanno tutti imburrati e poi infarinati, così riuscite a staccarli. In teoria questo qua non dovrebbe servire, ma lo vedremo sempre alla fine. Ora procediamo. Il piano nostro l'abbiamo già messo in bolla, come vi abbiamo già detto. Questa qua non la cucineremo sull'induzione ma sul gas, proprio perché siamo un po' a corto e poi perché vogliamo fare anche una prova lì. Fuoco minimo, ok? Inizia a bollire 25 minuti, più o meno. Poi con lo stecchino controllate. Coperchio. Abbiamo la possibilità di vedere l'interno proprio perché abbiamo un coperchio in cristallo. Quando inizierà a, diciamo così, rilasciare il vapore, ci sarà probabilmente della condensa sul coperchio. Meglio levarla, quindi si alza veloce, si scola, si rimette, per evitare che coli nella torta e la bagni. Iniziamo la prova e facciamo Hey Siri, timer 25 minuti. E vediamo se anche a voi è partito il timer. Scrivetelo qui sotto. Oggi non partiva il timer neanche a Mauri perché Siri non lo riconosce, visto che ha la tosse. Non so se vi siete accorti che ha un tono di voce un po' gracchiante, un po' diverso dal solito. Sì, sono 3 giorni che ho un mal di gola, sto andando avanti a prendere Stefan e biscotti. Anzi, aspetta, ragazzi, c'è la parte più buona avanzata. Come trascorreremo i 25 minuti in che cuoce la torta? Mangiando altre cose. Ragazzi, meno male che abbiamo usato il gas. Pensavo di cuocerla in 25-35 minuti, ma la torta normale, ricetta precedente, andate a vederla. E invece siamo a 55 minuti, giusto? No, siamo a quasi 50. Ok, siamo a quasi 50, come ha detto Marino. È inutile che sto lì a ripeterlo. Dovete vedere com'è il risultato. Non l'abbiamo ancora spenta. Per niente, ma ormai eccola lì. Adesso la spegniamo e la lasciamo raffreddare. Adesso posso fargli 2 cose: o girarla senza starnutire, oppure girarla e starnutire e fargli il ripieno. Che schifo! Allora, cosa è successo nel frattempo? Si è sgonfiata, perché prima si era gonfiata. Secondo me il lievito che abbiamo messo, che non era proprio prettamente per dolci, staccata, si è staccata dai bordi. Oh. Bella! Sì, bisogna vedere se è anche buona. Ma bellissima! Bene, allora adesso la inzuccheriamo, In zucchero veliamo. in zucchero vediamo. Esatto. Bauli, bauli. Lo zucchero a velo della Bauli. Bauli. Se volete prendere per la pubblicità sono qua. Direi che lo zucchero a velo è di una quantità... E deve essere di una quantità. Sì, ma non deve andare sul tavolo, Deve andare dappertutto, come se nevicasse. Buon Natale! È già passato il Natale. Non lo so, bisognerebbe vedere. Adesso no, nel futuro possibile. Ricetta super low bat perché non abbiamo acceso il fornello. Però 50 minuti era una bella cottura. Come adesso l'assaggiamo, vediamo. Il taglio della torta. È come uno strudel, che buono. Buona. Buona, proprio sembra l'interno dello strudel, ma tutto l'interno dello strudel. È cotta, è molto umida dentro, perché la mela ovviamente gli dà umidità. Non è dolcissima, ci sta bene anche lo zucchero a velo sopra, e ti dirò che le nocciole sono molto meglio che le noci. Una ricetta divina. Che si vicino al Monte Olimpo. Esatto. E così ragazzi, alla prossima, ciao. Ciao.